Avete presente quando vi ritrovate in quelle situazioni in cui non avete capito come avete fatto a finirci? Intendo situazioni belle, Niente, domani portiamo su dei carichi per il rifugio. Elettrizzanti. 2 giri di persone, tra cui voi. Adrenaliniche quasi. Arriverà qua, noi saremo già su. Prende il materiale e facciamo il carico. Tutto qua. Bene ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e ormai avrete capito che vi sto per raccontare come sono finito su un elicottero sulle Alpi Piemontesi e di come ho assistito all'apertura di un bivacco per la stagione estiva. Già da ora ci tengo a ringraziare Gianluca e tutto lo staff del Bivacco Stellina per avermi fatto vivere uno dei weekend sicuramente più interessanti degli ultimi tempi, e devo ringraziare ovviamente anche Lore di The Art of Backpacking, perché è stato un po' lui a tirarmi in mezzo questa esperienza, perché è stato contattato quest'inverno da Gianluca perché volevano organizzare la presentazione del libro di Lorenzo e annessa c'era anche questa esperienza, e quindi è stato un po' un merito suo se sono finito in questa situazione, e direi che decisamente una cosa così non potevo lasciarmela scappare. Esperienza iniziata di venerdì mattina con un bel viaggione lungo. Oggi ci farà un viaggio molto lungo. Prima tappa di oggi, arrivare a Verona e andare a recuperare Lore in stazione. Tornare subito così però. Porca vacca! Che bello, mi sento stra a mio agio in questo ambiente. Tipico del Lore. Mancava tantissimo. Guarda gli youtuber veri che creano contenuto Di qualità. Destinazione del viaggio: Novalesa, vicino a Susa, dove Gianluca ci stava già aspettando mentre preparava un po' di merce per il giorno dopo da portare su in rifugio. Ma te lo scotch lì? Sì. Gianluca che poi si è calato nei panni di Cicerone facendoci vedere un po' i dintorni, e intanto abbiamo anche sistemato un po' di cose per la giornata successiva. No, domani praticamente riforniamo il rifugio Stellina, che è sopra quello scivolo erboso che vedete. Ovviamente si vedrà meglio domani. Niente, domani portiamo su dei carichi per il rifugio, legna, vasche per la raccolta d'acqua piovana e materiale, cibo, cose di questo tipo. 2 giri di persone, tra cui voi, perché c'è da farsi il mazzo, Certo. attaccare l'acqua, pulire, tutte quelle cose lì. E niente, l'elicottero arriva dopo che ha rifornito altri rifugi che sono dietro questi versanti. Ce n'è ben 3, un bivacco e 2 rifugi. Arriverà qua, noi saremo già su, prenderà l'altro giro di persone, li porterà al rifugio, poi prende il materiale e facciamo il carico. Tutto qua. Tra l'altro la figata è che questo è il secondo comune più piccolo d'Italia, Ferrera. È una cosa stranissima, e diceva Gianluca che ci abitano 6 persone fisse durante l'anno, tutto il resto sono seconde case, pazzesco. Piccolo salto in comune a Susa, che domani sera Lore deve presentare il libro qua, quindi location ottima. Alla sera poi siamo stati ospiti a casa di Gianluca con la sua famiglia e degli amici, e in una situazione del genere non ho assolutamente fatto riprese per ovvi motivi di riservatezza. Dopodiché a letto presto, perché il giorno dopo ragazzi ci siamo svegliati veramente tanto presto. Ore 4:50 di sabato mattina, già operativi. Avremmo dormito volentieri almeno altre 3-4 ore. Io 8. Abbiamo un autobus che sta per partire solo per noi, e non è un autobus così comodo. Abbiamo quindi raggiunto il punto di prelievo in un paesino appena sopra Novalesa, e mentre abbeggiava abbiamo aspettato il nostro turno per essere caricati. E vi devo dire la verità, ovviamente durante l'attesa un po' la tensione è salita,
Ultima operazione di carico a merce, adesso fa rifornimento e poi tocca a noi. Dimmi le sensazioni a caldo prima di partire. Prima di fare sto cagando addosso. Così è proprio brutale. Paurissima. No. Speriamo che abbiano dei sacchetti. Quindi? Scusa. Com'è volare? Una figata. Bellissimo, Una raga. figata. Bellissimo. Poi vabbè, qua su è spaziale. Adesso con calma cerco di farvelo vedere tutto, però c'è una discreta visuale. Bivacco molto bello, bivacco rifugio, e quello lassù è il Rocciamelone. Ve lo pompo un attimo. Molto figo, molto molto figo. Quindi niente, adesso l'elicottero farà altri 2-3 giri e poi iniziamo a lavorare per sistemare tutto qua in rifugio. Però avrei fatto almeno un'altra ora sull'elicottero. Ma soprattutto era arrivato il momento di iniziare a lavorare. Allora, prima cosa, sistemiamo l'allacciatura dell'acqua da qua dietro per arrivare giù al bivacco. Quindi ci saranno da fare un po' di rattoppi, sostituire un po' di vasche che non faremo noi diamo una mano. Però solo dire così c'è un fiatore. Che bello vederti dall'altra parte dello schermo. Col dislivello così lo sto soffrendo, non avendolo camminato. Questo è un po' la merda di rifugi così. Quello è bello perché si deve ingegnare. Ma tu sei ingegnere? Sì, questo è il sentiero che porta alla cima, sì. La cisterna è sempre lì, però il tubo scende da qua, cioè dalla cascata viene qua e dopo scende. In questo momento stiamo tirando il tubo perché l'acqua viene presa da qua dietro, quindi deve fare tutto il giro qua sotto, scavalcare. Una volta arrivato lì poi scende per arrivare verso il rifugio. Bel lavorino, solo per avere un po' d'acqua. Non male. Dopodiché ho chiesto a Gianluca e a Claudio, che è il presidente del CAI di Susa, di raccontarci un po' la storia del bivacco. E quella che segue è una chiacchierata un po' lunga, devo dire la verità, però ascoltatela tutta perché serve tantissimo per capire cosa c'è dietro alla gestione di un posto come questo. Buona visione. Vabbè, non è niente di trascendentale. Abbiamo una camera comune che fa da refettorio con la stufa, che questa è fruibile a tutti, aperto ovviamente a bivacco quando non è Lasciamo custodito. sempre qualche bottiglia d'acqua, comunque c'è lì zucchero, tè, caffè, cose varie, no? Che chi viene qua, che si deve ricoverare qua perché magari il tempo è brutto, oppure c'è anche gente che viene su con gli sci, fare sci alpinismo, eccetera, o c'è chi quando non ci siamo noi a fare i turni di custodia comunque vuol passare una notte qua in rifugio, tranquillamente può venire, stare, accedere sopra dove adesso andremo a vedere che c'è la zona notte. Lì abbiamo una bella cassettina che, se la gente è onesta, infila dentro qualcosetta per quello che ha consumato. Poi no? la cosa importante che è da dire, si chiama Stellina in onore della brigata partigiana, che vedete qua qualche reperto che ha combattuto durante la seconda guerra mondiale contro i nazifascisti. Adesso ovviamente cerchiamo di... Praticamente quello che comandava questa brigata era Giulio Bolaffi,
Quello dei Conoscete francobolli. Polaffi, quello dei francobolli della numismatica forse. Beh, voi non siete della zona, però qua in zona da noi a Torino hanno un mega negozio, È eccetera, di un'entità. numismatica. Ok. È proprio un personaggio, era un personaggio importante, e lui appunto in tempo di guerra era qua su con una brigata partigiana, e il suo nome di battaglia era comandante Laghi. Di lì è nata l'idea, perché lui ci teneva a queste montagne dove lui ha passato parte della guerra, ha parlato con il comune di Novalesa se si riusciva a realizzare un qualcosa qua, no? Si è partiti con l'idea proprio di un bivacchino, qualcosetta così. Poi l'allora sindaco Emilio Rinaudo era, mi pare, il periodo. Sì, poi lì è stato, vabbè, È grazie riuscito a prendere dei contributi anche. La prima pietra è stata posata nell'89 e i lavori sono terminati nel settembre 94 con l'inaugurazione, ed è stato fatto tutto dalla collettività. Bolaffi ha ovviamente finanziato un po' il progetto e il resto con fondi, e Sì, insomma perché le questo è cose quello che... principali sono state portate su con l'elicottero, però il resto si portava su a Facevano mano. le carovane, Si sì. facevano le carovane arrivando dal Moncenisio, dalla zona di là, Sì, perché c'è un chiaro, signore. è più agevole. Com'è nata la storia del fare un rifugio, però tutto gestito da volontari No, ti spiego, e per- su donazione? Allora qua lui mi odierà perché è il presidente del CAI. Noi non è che non volevamo l'interesse del CAI, anzi, però volevamo un qualcosa che fosse di proprietà del comune di Novalesa. Ok. Infatti il comune la proprietà, scusate, è del comune di Novalesa, Novalesa. ma la gestione è affidata a quella nostra associazione che è no profit, che è Amici dello Stellina, e ovviamente il tutto è, noi diciamo che è della collettività. L'amministrazione Non scappi. comunale ogni 5 anni, quando c'è il rinnovo del sindaco, del consiglio eccetera, ci incontriamo e su loro volontà chiaramente, perché la proprietà è loro, ci rinnovano il comodato d'uso per altri 5 anni, perché chiaramente quando subentra una nuova amministrazione potrebbe anche dire ah no, basta, Esatto. lo gestiamo noi, no? No, non è facile perché... Purtroppo qua non è un rifugio come ad esempio quello che c'è sull'altro versante del Rocciamelone, dove è la via prioritaria di accesso al Rocciamelone, molto più Quindi breve, tanta molto gente. più semplice, perché ci sono da fare 1500 metri di dislivello. Qua se parti da Novalesa ci sono 1800 metri di dislivello, c'è di più. Poi là diciamo che il percorso è più ripido, però è più veloce, anche chi ha gamba va su molto più velocemente che qua, no? E là chiaramente c'è molto più passaggio, difatti c'è un gestore e si ricava diciamo da vivere con, sì, il con cadastro, quello che incassa, il cadastro è chiaramente. un'altra cosa. Qua invece i passaggi ci sono, ma chiaramente sono più limitati, no? No, diciamo che tutto quello che guadagniamo viene reinvestito per la manutenzione e per praticamente il nostro cruccio, che è quello ogni anno di ammodernare non la struttura, renderla, nel senso di fare manutenzione. Il primo anno ad esempio abbiamo cambiato la cucinina, il secondo anno la stufa. Poi le vasche che ovviamente vanno sostituite perché si piegano, la neve. Chassis. Esatto. Sì, il freddo si Oppure crepano. l'anno scorso i pannelli solari con l'accumulo. Quindi Avevamo ogni già anno... anche in preventivo prima del Covid di cambiare Sì, il serramento, esatto. poi purtroppo è arrivato il Covid, quindi vediamo magari E considerate il prossimo anno di che riuscire a fare la anche manutenzione a queste quote ha un costo differente rispetto alla manutenzione fatta pianura. a 800-1000 Sì. metri o in pianura, esatto. Quindi qua devi calcolare che il materiale devi portarlo su un In elicottero, elicottero. e a costi di cui abbiamo parlato, che non starò qua a elencare, che sono abbastanza onerosi. C'è Anzi, stata anche una ci lunga diatriba rimettiamo. tra i fondatori, perché dicevano lo facciamo più in basso, abbiamo la garanzia dell'acqua, invece di andarla a prendere dove hai visto, da un postaccio. Esatto, e qua lo lasciamo solo un bivacco tipo di lamiera, tipo il Roberti o roba così. sì, l'hanno E poi dopo dato. alla fine, sai, sembrava brutto, volevamo fare un qualcosa che fosse un po' d'accoglienza per i pellegrini, perché poi qua sei sul GTA, cosa abbastanza importante. Adibita ad uso, insomma, la usano i custodi, ovviamente abbiamo 30 posti letto, 25 diciamo, e quando su è pieno sfruttiamo anche questi. È abbastanza spartano, però si dorme bene. Quando sei stanco e hai la famona Abbiamo anche va appena benissimo. cambiato tutti i materassi, materassi. esatto, tutte le federe. E niente, qua abbiamo, come vedete, la dispensa interna, abbiamo degli ottimi custodi, siamo bravi a cucinare, non facciamo solo la pasta in bianco e le minestre liofilizzate, no. Poi insomma c'è la possibilità per chi vuole
scout o gruppi, di piantare le tende, abbiamo un telescopio e siamo aperti a tutto. E poi alla fine niente, su abbiamo la camerata principale, abbiamo pensato più di una volta di allargare, cercare di fare, però alla fine abbiamo pensato che tenendola così hai meno sbattimenti ovviamente, e poi non volevamo insomma snaturare quello che alla fine è. Questa è la camerata principale, come vedete, bella ampia. Wow, Anche i materassi sono tutti nuovi. bellissimo. Io dico sempre che, vabbè, giovani che fanno quello che facciamo noi sono pochi, bisogna essere onesti. Io cerco sempre di tirare, convogliare, fare gente, però lo zoccolo duro è ancora gente che l'ha vissuta, che adesso magari ha 60 o 70 anni, che quindi bisognerebbe creare un ricambio generazionale, ma non è facile farlo. Anche perché poi stare su qua non è da tutti, perché dopo c'è la noia, ci sono vari fattori che subentrano. Noi però cerchiamo custodi, vabbè, responsabili che facciano anche da un giorno a una settimana. Quest'anno siamo messi bene, abbiamo quasi tutti i turni coperti. Sai, qua va bene quando ci sono belle giornate come oggi, no? Stai bene, puoi fare, non è sempre puoi fare i bello. lavori fuori, perché Certo. c'è sempre qualcosa da fare, dal riverniciare i serramenti, sistemare un po' i sì. muretti, ce n'è sempre di lavoro da fare. Se invece trovi le giornate Ci sono settimane dove non vedi brutte, nessuno. che piove magari per 4-5 giorni di fila, cosa fai? Stai chiuso dentro, leggi un libro, Giochi a carte. Se sei in due, io che a volte vengo su da farmi il turno da solo, aspetto qualche cinghiale, qualche lupo che viene a trovare. Quando purtroppo c'è nessuno, bisogna dirlo, è noioso, anche diventa lungo, diventa pesante. E quindi la i cosa. giovani da quel lato lì non li biasimo. Sì. Anch'io ci sono delle volte dove sbattere la testa al muro, però l'idea di stare qua anche solo venerdì, sabato e domenica, che magari non vedi nessuno, dici "Ma chi me l'ha fatto fare?" Ma non Così. siamo più abituati alla No, noia, no, cioè no, è una no, cosa che è bisognerebbe vero. tornare a imparare, È vero, questi vero. affari qua, no? Verissimo. Ogni momento tac tiri fuori, Sei sempre lì. e quindi non siamo più abituati a stare da Verissimo. soli, No, che no. in realtà sarebbe una roba strabella. No, poi adesso devo dire, ci tengo a fare il nome, anche Michele Conca con l'aiuto di Marco Capparello e altra gente ci stanno veramente dando da fare per la nuova rete sentieristica. Abbiamo messo tutti i cartelli Sì. nuovi, soprattutto loro, devo essere onesto, e quindi mappatura, tutto ciò che ne consegue, perché poi se non tieni in vita la rete dei sentieri qua non arrivi. Quindi c'è anche il contorno, non è che arrivi qua e gestisci il rifugio ed è finita lì, devi pensare al sentiero, la manutenzione, l'approvvigionamento, perché poi quando finiscono le robe il 12 di agosto le devi portare sulla spalla, e ti fai un bel mazzo così. La batteria a 20 kg la porti sulla spalla, perché non è che vai a richiamare l'elicottero con quello che costa per fare un giro. Cerchi di ottimizzare, però molte volte, e quindi la gente non capisce un po' questo. Soprattutto io trovo il problema, tu confermi, sono gli italiani. Tutto dovuto, tutto dovuto, e non capiscono quello che c'è dietro. Come mai secondo te questo? Perché siamo la cultura, sì, La non cultura scappi. diversa. Quando Gli dicono, stranieri si adattano molto più Sì. facilmente. quando dicono che gli sono più italiani aperti. si fanno Gli italiani riconoscere, vengono su, è così. ti chiedono delle Poi- allora un giorno mi ha chiesto Il caffè se gli shakerato. faceva un caffè shakerato. Anche perché se io ti faccio star bene, visto che il nostro non abbiamo una tariffa, è offerta, quindi tu se stai bene sei più incentivato a pagare. Non è sì, sempre chiaro. così, però molto spesso, soprattutto con gli stranieri, ti assicuro che è così. Se li fai sentire bene, ospitali, e cerchi di farli sentire a proprio agio, hai un riscontro. Abbiamo un sito che ha molte visualizzazioni, infatti ringraziamo tutti, da Fabio Reinau, Denzino, il presidente, la gente che ci dà una mano, mio suocero che hai visto che comunque a 73 anni si dà da fare per fare i sacconi. No, Poi lui l'ha fatto per una vita. per una vita, sì, io ho preso le Cioè, redini da lui. È stato uno proprio dei fautori Sì. della realizzazione dell'Ostellina e l'ha sempre seguito tutto. Poi c'è tutto il corollario Quindi- che hai visto, dei sacconi non si fanno da soli, poi devi chiamare il tipo che te li porta sui sacconi, quindi col trattore devi dare qualcosina per la benzina, cioè tutto un insieme, tutti tanti incastri. E poi è per quello anche che cerco sempre di chiamare gente nuova il giorno del carico, un po' per far vedere com'è la realtà. E poi se riesco a trovare molta gente che vedi qua, tipo lui, tipo Giovanni, l'altro signore che era qua con lui, li ho convogliati perché fruivano del rifugio, e io poi ho iniziato a dire: ma invece di fare il cliente, perché non fai, Passate dall'altra. passi dal lato oscuro? E Questo qua era il vecchio blocco.
i primi che sono stati fatti, che ormai servono solo più come deposito delle bombole, in modo tale che tutta la roba, diciamo la tanichetta della benzina che serve per il gruppo elettrogeno, le bombole, le vernici, mettiamo tutto qua dentro, che non siano a contatto con l'ambiente interno, fluisce tutto lì. Va tutto là sotto tutto là e dopo sotto. lì è tipo una vasca IMO praticamente. Sì, esatto. Ho capito. E questi sono i nuovi servizi, nuovi, è già da un po' di anni che ci sono, però c'è due servizi, c'è la doccia e poi abbiamo messo un boilerino a gas in modo tale che chi vuole farsi la doccia calda. può farsi la doccia calda. Perché uscirà bella fredda, se no penso da qua. L'acqua è Avevamo quella. pensato di fare una serpentina di tubi, Col no? sole, Di sotto col sole, però piuttosto limitativo, no? Poi quando il tempo è così, invece con quel boilerino lì hai tot tempo di utilizzo per farti la doccia comodamente, è sempre una piccola comodità in più. Sì. A questa quota, sai, È un bel lusso. è un bel lusso, si apprezza cioè. anche parecchio di più. Sì. Comunque, giusto per intenderci, qua dietro c'è il Sestriere e invece qua rimane ancora tutta Italia fino qua sotto, invece dalla parte alta in là è già Francia con la Savoia. Bene, hanno agganciato l'acqua perché comunque i ragazzi sono rimasti solo a lavorare e adesso stanno attaccando le cisterne, quindi acqua quest'anno ce ne sarà. Invece ci dicevano che l'anno scorso hanno avuto grossi problemi perché c'è stata mancanza d'acqua fin d'inizio stagione, ma sappiamo tutti l'inverno e l'estate dell'anno scorso non sono state proprio generose dal punto di vista delle precipitazioni e ovviamente a queste altitudini diventa un problema perché non puoi portare su l'acqua a braccio. Bene, allora ci stiamo dirigendo verso valle, purtroppo scendiamo a piedi, sarebbe stato molto bello scendere ancora in elicottero. Adesso c'è il rifugio e adesso ci aspetta discreta discesa, un'esperienza bellissima, davvero bellissima. Adesso quando arriviamo giù penso che ci facciamo una bella doccia e poi dormiamo perché ragazzi la mattina, cioè stamattina la sveglia alle 4 è stata una botta non da poco e dopo pranzo la stiamo sentendo tutta. Ci riposiamo un po' e poi stasera via la presentazione del libro di Lore. Quindi c'è questa incisione e quell'altra là. E questa qua. Niente, questa qua è la croce del Delfinato. A che epoca risale di preciso non saprei dire, potrebbe essere dell'800. Effettivamente il pomeriggio ci è servito per ricaricare le batterie, dopodiché dritti a Susa con cena molto presto perché dovevamo prepararci per il secondo impegno di giornata. E appena l'ho saputo, ho sentito questa cosa, ho detto lì, io questa cosa devo farla.
Giornata effettivamente infinita, ma anche la presentazione del libro è andata da Dio. Fra l'altro vi lascio qui sotto in descrizione il link per acquistare il libro di Lore. E però il giorno dopo avevamo in programma un'altra piccola uscita, un'altra piccola escursione per vedere i dintorni e quindi via. Chi si ferma è perduto, raga. Questa qua potrebbe essere utile oggi, on trail. A noi che piacciono le robe molto tecniche. No dai, diciamo di no. Tande. No. Ma no, come no? Andiamo a fare il bagno forse. Pantaloni di jeans per essere approvati dalla società, no? Calzini di ricambio assolutamente no. E quindi zaino vuoto? No, adesso bisogna metterci giù. Vado a prendere un asciugamano dal bagno, acqua, altro pile per fare volume, tanto pesa poco come dicevo. Basta. Cioè, avete capito perché ultralighter? Perché non si mettono niente nello zaino. Diciamo a posto. Comunque no, oggi andiamo a farci un altro giretto qua fra i monti e poi giungerà l'ora di tornare in macchina e spararci altre 18 ore di autostrada e passare per Milano e via. Vamos. Dove che ci porti oggi, Sam? Al lago del Rotarel, chiamato così dai francesi. Invece per noi italiani è il lago di San Giorgio. È proprio uguale, esatto. Rotarel non so neanche cosa voglia dire, devo essere onesto. Raga, sta continuando il disagio del weekend scorso. Sono in affanno potentissimo. A parte che adesso è un pezzo veramente in piedi, però ciò non toglie che io faccio schifo. Che è il tuo habitat per bagnarti? Bellissimo. Andiamo. Ci siamo. Era 3 giorni che aspettavo questo momento. Si è concluso così un weekend in montagna decisamente diverso dal solito, ma direi molto molto divertente e soprattutto mi ha fatto aprire gli occhi su quello che succede dietro un rifugio e spero che anche per voi sia stato utile vedere un po' come funzionano questo tipo di attività. Voglio ringraziare ancora Gianluca, Claudio e tutti gli amici dello Stellina perché ci hanno riservato un'ospitalità pazzesca, quindi ragazzi grazie di cuore per averci fatto trascorrere questo weekend e niente, noi come al solito invece ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti raga!